Bernardino Ciacci fu colui che acquistò il feudo di Saturnia dai marchesi Panciatichi Ximenes. È chiamato il padre di Saturnia perché fu lui a cominciare la bonifica della piana sotto il paese dove la sorgente delle terme si impaludava e a costruire per la prima volta l'inizio di quell'albergo che poi diventerà le Terme di Saturnia. Fu anche ispettore onorario della soprintendenza e in questa veste cominciò a mettere insieme una collezione di reperti archeologici che è il nucleo originario della collezione che troviamo oggi esposta al Museo di Saturnia. Il museo è nato nel 2003 per accogliere la collezione Ciacci. La collezione comprende numerosi reperti che coprono un arco cronologico molto ampio dal VII secolo a.C. fino all'epoca imperiale romana. Questo allestimento è stato pensato con l'idea di legare ancora una volta il museo al territorio che lo circonda e alle realtà anche archeologiche che si trovano nella città e nel circondario. Attraverso piante e fotografie si ha un indiretto invito alla gente, dopo aver avuto il primo inquadramento generale della storia di questo luogo, uscire dal museo e andare a trovare nella realtà intorno ad esso le testimonianze di questa lunga storia. La ricostruzione della tomba della necropoli del Pontone vuole a sua volta essere poi un invito di andarla a vedere di persona e quindi a vedere dal vero quello che qui vedono rappresentato solamente in maniera sintetica e simbolica. La necropoli del Pontone è una di quelle più vicine alla città, è anche l'unica al momento che è visitabile dal pubblico. È costituita da una trentina di tombe a tumulo, costituite da una camera costruita con grosse lastre di travertino, all'interno della quale erano sepolte le famiglie etrusche della città di Saturnia. Purtroppo sono state depredate più volte nel corso del tempo ma nonostante questo scavi svolti dalla soprintendenza negli anni 70 hanno permesso di recuperare alcuni resti del corredo che saranno esposti prossimamente al Museo di Saturnia. Il museo è legato a un percorso archeologico all'interno del centro storico del paese, dove sono presenti numerose testimonianze, soprattutto del periodo romano della città. In prossimità delle principali evidenze archeologiche sono stati messi dei pannelli a leggio che illustrano in italiano e in inglese i contenuti più importanti dal punto di vista archeologico della città. Qui nella piazza principale di Saturnia sono state raccolte una serie di epigrafi funerarie che nel corso del tempo sono venute alla luce nella città e nel suo immediato circondario. Purtroppo molto spesso non sappiamo più il punto esatto di provenienza, ma sicuramente non lontano dalla città antica. La sistemazione è stata realizzata pochi anni fa in collaborazione con la soprintendenza e la facoltà di architettura dell'Università di Firenze. Originariamente le epigrafi erano abbandonate casualmente in mezzo alle aiuole, invece adesso è stata realizzata un sistema di illuminazione e dei piedistalli per presentarle più degnamente. La piazza attuale di Saturnia sorge dove in epoca romana si sviluppava il foro della città antica, ovvero il centro principale dove si trovavano tutti gli edifici pubblici e i palazzi più importanti della colonia. In questo punto della piazza degli scavi archeologici hanno portato in luce i resti delle terme, di cui abbiamo deciso di lasciare traccia attraverso questi blocchi di colore più scuro. Di fronte a questo, che era l'antico palazzo
del governo senese e poi dimora dei marchesi Panciatichi Ximenes, ci sono due basi che originariamente sostenevano le statue di due importanti personaggi di Saturnia. Questo è uno dei pochi resti monumentali ancora visibili dell'antica città romana di Saturnia. Si tratta di un pilastro appartenente a una basilica che si trovava vicino al foro della città, di cui durante gli scavi sotto il manto stradale sono stati trovati ulteriori resti, tra cui basamenti di altri pilastri. Le prime tracce di una presenza umana a Saturnia risalgono all'età del bronzo. Poi la città rinasce alla fine dell'VIII secolo a.C. e prospera nel VII, nel VI secolo. Ha ancora una fase importante nel IV secolo a.C., dopodiché viene probabilmente distrutta violentemente in occasione della conquista romana nel III secolo a.C. Rimane una cittadina di provincia per tutta l'epoca romana. Molto più oscuro è il periodo successivo. Le fonti riportano come sia stata distrutta dai Longobardi e poi abbia subito incursioni dei Saraceni. Ci troviamo al Bagno Secco. Si tratta di un'antica cisterna romana ormai inutilizzata, a cui è legata un'antica leggenda. Pare che il paladino Orlando, passando nei pressi di Saturnia e vedendola occupata dai Saraceni, decidesse di liberarla. Quindi, balzato in groppa al suo cavallo, con un balzo scavalca le mura, entra nella città e comincia a fare strage di infedeli. Ma dopo molte ore che combatte si rende conto che più avversari uccide e più sembra uscirne dalla città, finché a un certo punto una vecchina gli si avvicina e gli rivela che all'interno del paese esiste una sorgente magica e quindi ogni soldato ferito o morto saraceno veniva bagnato in quest'acqua magica e tornava a combattere. Al che il paladino Orlando, individuata la sorgente, appunto qui dove ci troviamo, colpì il fondo della vasca con la sua spada e, recitando una formula, acqua che stai dentro Saturnia, vola, scendi a valle e cura raspo e rogna, miracolosamente inaridì la sorgente che sboccò ai piedi della città. Finalmente, esaurita, inaridita la sorgente magica, Orlando poté fare strage di tutti i nemici rimanenti e conquistare la città di Saturnia. Anche il Museo di Saturnia fa parte del museo diffuso della comunità mancianese, istituzione in via di allestimento che comprende tutti i musei, tutti i luoghi di cultura storici, archeologici, storico-artistici che sono presenti nel territorio comunale.